Eccoci di nuovo in viaggio verso la Svezia e dopo aver preso il traghetto da Rostock a Trelleborg ci dirigiamo subito verso la sua capitale. Per la nostra prima notte in Svezia decidiamo per un nature camping, talmente immerso nella natura che ha una ricensione per gli animali che si può aprire e richiudere in autonomia. Attraverso una strada sterrata, ma comoda per i camper, ci troviamo in un ampio spazio verde. Nessuna piazzola numerata, si può parcheggiare dove si vuole, nel rispetto per gli altri campeggiatori. Nonostante la vicinanza all'autostrada, il posto è molto silenzioso, con servizi spartani ma puliti e comodi, e con un piccolo laghetto per pescare o fare un picnic. Dopo una notte tranquilla, riprendiamo la strada verso il campeggio che per qualche giorno sarà la nostra base per la visita della città di Stoccolma. Il camping Bredang si è rivelato molto comodo, sia per i servizi offerti, ma soprattutto per la vicinanza alla stazione della metropolitana, che si raggiunge in 10 minuti a piedi. Con la metro poi si arriva in centro in circa mezz'ora. Gamla Stan, o città vecchia, è l'isola più centrale di una città nata nel XIII secolo, che oggi si è estesa su 14 isole collegate da ponti. Uno dei ponti più importanti è quello che sormonta il punto di incontro tra il Mar Baltico e il lago Malaren e che conduce alla piccola isola dominata dal Parlamento svedese. Un grande palazzo visitabile è circondato da prati verdi accessibili al pubblico. Attraverso un passaggio a fianco del Parlamento si arriva a Gamla Stan, con il suo imponente palazzo reale. Quello che vediamo oggi risale alla fine del 1600, ricostruito dopo un incendio devastante. Con le sue 608 stanze è uno dei palazzi reali più grandi al mondo, fra quelli ancora in uso come palazzo governativo. La famiglia reale, infatti, non vive più in questo palazzo, ma a circa 10 km dal centro di Stoccolma. Ogni giorno, comunque, nel cortile del palazzo, si tiene la cerimonia del cambio della guardia che attira sempre molti turisti, affascinati dal rigoroso protocollo seguito dalle guardie e dalle loro impeccabili divise. Passeggiando per le viuzze della città vecchia, arriviamo alla sua cattedrale ed è curioso che la Storikirkan, costruita in legno nel XIII secolo, sia stata dedicata a San Nicola di Bari, patrono dei marinai. Quella che vediamo oggi, invece, è il frutto di secoli di ampliamenti e restauri e custodisce la preziosa statua di San Giorgio il Drago, realizzata alla fine del 1400 per commemorare la vittoria della Svezia sulla Danimarca. L'altare è un trittico in ebano e argento realizzato a metà del 1600. I due troni, uno di fronte all'altro, sono riservati alla famiglia reale, che partecipa alle celebrazioni più importanti come incoronazioni e matrimoni reali. Osservando il pulpito decisamente imponente, abbiamo notato delle clessidre, utilizzate in passato per dare al predicatore un limite di tempo per i suoi sermoni. Questo poteva essere importante durante le celebrazioni che dovevano rispettare un programma stabilito. Questa è una delle chiese più antiche di Stoccolma e al suo interno sono stati sepolti diversi membri della famiglia reale svedese.
Il globo luminoso è un candeliere che invita a pregare per l'umanità intera, di cui il globo è il simbolo. A pochi passi dalla cattedrale si arriva alla piazza centrale o Stortorget, incorniciata dai suoi storici palazzi colorati. Alle origini della città, su questa piazza, sono sorti gli edifici più importanti, come il municipio, il tribunale, la prigione e il mercato. E c'era anche il pozzo d'acqua più grande e importante della città, che oggi viene ricordato come un pozzo realizzato alla fine del 1700. A lato della piazza spicca il palazzo settecentesco che un tempo era la sede della borsa e che oggi ospita il Nobel Museum. Sul soffitto dell'ingresso si possono vedere appese le oltre 800 schede dedicate ai premi Nobel con le loro motivazioni. Il premio infatti fu istituito per volontà di Alfred Nobel, industriale svedese, inventore della dinamite. Nel cuore della città vecchia è piacevole perdersi tra vicoli e piazzette e così in un piccolo giardinetto pubblico troviamo per caso anche la statua più piccola di Stoccolma. Realizzata in ferro e alta pochi centimetri, rappresenta un ragazzo che guarda la luna e sembra che accarezzargli la testa porti fortuna. Lasciate le due isole più antiche della città, si può percorrere Drottninggatan, la via pedonale più centrale, ricca di hotel, ristoranti e negozi delle marche più prestigiose. Dopo aver fatto un po' di shopping, in pochi minuti si arriva a Sergels Torg, una piazza spettacolare, ampia e moderna, spesso utilizzata per eventi o concerti, ma molto apprezzata anche come luogo di incontro, soprattutto per i giovani di Stoccolma. Un lato della piazza è dominato dalla Kulturhuset, un moderno edificio con la facciata in vetro costruito nel 1974 per la Casa della Cultura. All'interno, distribuiti su 5 piani, si trovano cinema, biblioteche, un teatro, gallerie d'arte, area giochi per bambini e per gli appassionati anche un'area riservata al gioco degli scacchi. Arrivati al quinto piano, un terrazzo consente di apprezzare una bella veduta dall'alto della piazza, al centro della quale svetta una delle sculture in vetro più grandi del mondo. Alta 37 metri e formata da 80.000 piccoli prismi, la notte viene illuminata dall'interno creando un effetto spettacolare. Ma sullo stesso piano potete trovare anche un self-service che al costo di poche corone, per una portata principale, offre gratuitamente pasta e verdure al buffet e anche il dolce e il caffè. Noi abbiamo apprezzato molto il piatto classico svedese delle polpette col purè, ma anche il dolce al cioccolato e il caffè a fine pasto. Usciti da Kulturhuset è possibile accedere ad una galleria coperta ricca di negozi che immaginiamo sia molto apprezzata durante il rigido inverno svedese. Ma a Stoccolma ci sono ancora molte cose interessanti e quindi usciamo dalla galleria per arrivare a Kungsträdgården, che significa giardino reale. In realtà una via alberata con al centro una bellissima fontana che d'inverno diventa una pista di pattinaggio. Durante tutto l'anno questa piazza è un punto di ritrovo sempre molto frequentato, soprattutto in occasione di concerti o manifestazioni. Non molto lontano da questa bella piazza, i magazzini NK sono una tappa imperdibile non solo per lo shopping,
ma anche per la bellezza del suo edificio, e i reparti sono davvero tantissimi. Se per caso una sera volete assistere a un concerto, la Concerthuset è proprio il posto giusto. Costruito nel 1924, ha oltre 1700 posti per ascoltare l'orchestra filarmonica svedese, oppure gruppi di studenti che si esibiscono con i loro strumenti. All'uscita, un tripudio di colori arriva dalle ricche bancarelle del mercato, dove frutti di bosco, funghi e freschissime verdure vengono esposti con grande precisione. Ma non si può lasciare questa piazza senza prima essere entrati all'Ottorsgallen, un mercato coperto, con bancarelle ricolme di cibi freschi, che si possono acquistare per una cena in casa oppure gustare comodamente seduti ai numerosi tavoli che si trovano tra le bancarelle. Ma non è l'unico mercato in città, perché l'Osterman Salu Hall, in un bel edificio in mattoni rossi, è un altro storico mercato coperto dal 1888, molto utile durante i mesi freddi. All'interno, deliziose bancarelle espongono i loro prodotti in modo ordinato e invitante, ma vi sono anche caffetterie o ristoranti dove assaggiare le specialità svedesi preparate con ottimi prodotti freschi, come i tipici smørrebrød, che potete assaggiare in tante varianti con carne, pesce e verdure. La metro viene usata ogni giorno da moltissime persone e così si è pensato di rendere questi ambienti gradevoli creando un grande museo d'arte sotterraneo. Tra le stazioni che potrete vedere nei vostri spostamenti, vicino allo Stadio Olimpico c'è Stadion, dove un grande arcobaleno rende l'ambiente allegro e piacevole. Nella T-Centralen si incontrano ben 3 linee ed è stata decorata con motivi floreali blu e figure con le sagome di lavoratori, un tributo a chi negli anni 70 ha lavorato per realizzare questa utilissima opera. Anche la Radhuset, vicino al municipio, è stata realizzata negli anni 70 con pareti che sembrano la roccia di una grotta e particolari che ricordano le miniere. La Tekniska Högskolan è la più futuristica, con i toni del grigio e del blu, e non poteva essere diversa la stazione che vede passare ogni giorno gli studenti dell'Università di Tecnologia, che per risalire usano le scale mobili coloratissime in blu e giallo.